Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di una scrivania o di un tavolo da lavoro della CGM. Si tratta di una scrivania semovente in grado di raggiungere un'altezza di 130 cm oppure un'altezza minima di 64 cm e mezzo. Ma di cosa stiamo parlando? Esattamente di lei. È una scrivania motorizzata con un pannello di controllo che ci permette di impostare 3 misure già prestabilite e di raggiungere delle altezze che noi appunto abbiamo deciso che debbano essere quelle più adatte alle nostre esigenze. Infatti possiamo utilizzarla per diversi scopi. Può essere una scrivania per studiare, può essere una scrivania sulla quale montare per esempio una stampante 3D o qualunque altro tipo di attrezzatura che lavori da sola o che abbia bisogno del nostro intervento. Infatti nel caso della stampante 3D potrebbe essere adatta per esempio per livellare il piano di lavoro, poi abbassarla nel caso in cui ci sia da cambiare o agire per esempio sulla bobina che è più alta eccetera, quindi si adatta perfettamente alle nostre esigenze. Come sapete ultimamente ho inserito nel canale le stampanti 3D, devo pubblicare ancora alcuni video riguardanti le CNC eccetera, quindi questo tipo di piano di lavoro per il mio utilizzo è davvero ottimo. Ovviamente non le vedrete in questa stanza, quando farò le varie recensioni le porterò nel laboratorio, poi qua ovviamente lavoreranno affiancate una all'altra. Ora vi faccio vedere il montaggio della struttura, che è semplicissimo, richiede circa 10 minuti. Ovviamente vi lascerò anche il link per poterla comprare, poter vedere sul sito le varie caratteristiche. Vi farò vedere anche i comandi, ovviamente, che sono semplicissimi. C'è questo pannello di controllo con un piccolo display che si illumina, dal quale possiamo agire selezionando l'altezza, regolandola in modo millimetrico. Io in questo momento sto regolando millimetro per millimetro la sua altezza, oppure tenendo premuto posso abbassare il piegimento fino a quando mi va bene e poi bloccarla lasciandolo. Ma ha anche alcune funzioni particolari, per esempio ha un avviso di anticollisione, per esempio se questa stanza fosse più bassa oppure se ciò che è sul top della scrivania fosse più alto, per esempio una costruzione, un puzzle 3D eccetera, alzandola parecchio potrei urtare il tetto, quindi ci avviserebbe dopo aver impostato tramite il pannello qual è l'altezza massima che deve raggiungere, che abbiamo raggiunto appunto il limite. Sarebbe un beep sonoro emesso dal pannello di controllo. Ha una centralina sulla base che comanda il tutto. La connessione è semplicissima, è tipo cavi Ethernet, si collegano con dei click. Non mi resta che lasciarvi al video del montaggio e poi vederci ai saluti. Queste sono le due grandi scatole che contengono sia il top della scrivania che tutto il meccanismo per regolare la salita e la discesa, più ovviamente comandi eccetera. Apriamo le confezioni e iniziamo il montaggio. Aperta quindi la confezione troveremo il top, il meccanismo per la salita e la discesa dello stesso top, alcune staffe ed alcuni supporti e poi ovviamente il pannello di controllo, la centralina, il cablaggio e la ferramenta per poterla montare, più il manuale di istruzioni. Ora mettiamoci all'opera. Per poter effettuare il montaggio è necessario assemblare fra di loro alcuni pezzi. Questi sono dei pezzi che tengono il top, va inserito il pezzo più piccolo all'interno di quelli più grandi, dopodiché vanno uniti e vanno abitate le due viti. E ora procediamo con il montaggio dei braccetti laterali dopo aver ribaltato le due strutture appena montate. E ora si passa all'installazione dei piedi estensibili. Ok, ora passiamo al montaggio dei piedi. Ricordate che la struttura momentaneamente è sottosopra, quindi vanno installati con la regolazione dell'altezza rivolta verso l'alto. Adesso possiamo mettere le viti e stringere il tutto. Ok, dopo aver montato quindi tutte le viti che fissano la struttura al top, avere fatto tutto il cablaggio, non resta che capovolgere la scrivania e azionare il pannello dei comandi per poter vedere come funziona. Ok, ho collegato l'alimentazione elettrica, adesso proviamo a premere un tasto e si accenderà il display con riportata la misura corrispondente al tasto che ho appena premuto, perché è possibile memorizzare ovviamente anche delle altezze prestabilite. Io ho deciso che al numero 1 dovrà trovarsi all'altezza di 80 cm, numero 2 a 90 cm e numero 3 ad 1 metro. Allora proviamo proprio premendo il numero 3 e vediamo che si alza automaticamente raggiungendo 1 metro di altezza. Se volessi abbassarla fino a 80 cm basterebbe premere quindi il tasto numero 1 e sul display appare l'altezza raggiunta. Proviamo con il numero 2 e andiamo a 90 cm.
Come potete vedere, la scrivania parte e si ferma in modo dolce, non ha dei movimenti bruschi e questo ci permette quindi di avere un movimento piacevole, soprattutto se sulla superficie ci sono degli oggetti delicati oppure degli strumenti che stanno lavorando. Ovviamente poi è possibile personalizzare l'altezza e piegimento mantenendo premuto il tasto. Un'altezza minima di 64 cm e mezzo. Per poter memorizzare l'altezza che preferiamo è necessario raggiungere la misura, premere il tasto M, dopodiché attribuire alla stessa uno dei numeri. In questo caso avremo memorizzato 76 cm e 4, quindi dal numero 2 arriveremo a 90 cm, dopodiché premendo il numero 1 raggiungeremo la misura appena impostata. La struttura è in acciaio ed è abbastanza pesante, un acciaio molto robusto con una finitura antigraffio. Il top ha una finitura che mi sembra pure antigraffio, piacevole al tatto, sembra davvero fatta bene. Per quanto riguarda le misure, questo top è 60 cm per 1,20 m, è possibile averlo anche da 80 cm per 1,80 m, ma è possibile abbinare qualunque tipo di top sia tra quelli proposti che anche di altre tipologie, avendo la struttura estensibile, quindi si adatta perfettamente alle nostre esigenze. E allora ragazzi, io sono arrivato alla conclusione. Cosa dire? Questa scrivania secondo me è un articolo interessante per chi ha necessità di lavorare su attrezzature tipo CNC, stampati 3D eccetera, che debba interagire con alcuni elementi che possono essere più in alto e più in basso, oppure chi per esempio per la propria attività ha uno stand, deve accogliere dei clienti, deve mostrare dei piani o dei prodotti e li voglia all'altezza giusta, ma va bene per qualunque altro tipo di lavoro. Io sono contento di avervela fatta conoscere, spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere il mi piace qua giù sul tastino, cliccare anche sulla campanella e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!